Buongiorno, oggi siamo a Sarno, provincia di Salerno. Quello che faremo è arrivare all'eremo di Santa Lucia. Si parte da Sarno, avete già qualche vista con il Vesuvio e i Monti Lattari. E il primo punto, siamo già più o meno a 100 metri, San Martino. Dobbiamo arrivare come primo punto alla Madonna del Carmine. Da lì si arriva al castello per poi arrivare ad entrarsi e arrivare all'eremo. Sono i percorsi, se non erro, 430-431 del CAI. Pausa pranzo. Allora, dopo un primo chilometro di salita, con questo panorama vista apertissima, si arriva alla Madonna del Carmine, 130 metri. Prossima tappa, ci fermiamo un attimo, prossima tappa sarà il castello. Arrivati al castello, noi proseguiamo, siamo un po' in ritardo, praticamente siamo arrivati in questo punto. Dobbiamo arrivare qui. Arrivati al piano della colla. Ora della grotta di Santa Lucia, altri 45 minuti. Ah vabbè, non è molto. Allora, subito dopo piano della colla c'è il bivio tra il 432 e il 431. Il 32 si arriva fino su in cima, si va la mano. La grotta di Santa Lucia, il 431. Guarda qui come si apre il paesaggio. Tutto lo sfondo dei Monti Lattari. Questo si sta facendo sempre più interessante, si apre con vista più verso la costa, verso questa montagna. Allora, stiamo seguendo il 431, il cielo c'è un po' annuvolato, ho fatto pure qualche schizzo. Ora c'è il 431, si va a destra per arrivare alla grotta di Santa Lucia dove dobbiamo arrivare, a sinistra invece si continuerebbe verso la sorgente Sant'Angelo. Oh, come sta piovendo! Mo sta piovendo, sì. Mettetevi i cappucci, piove un sacco. Non ce l'ho! Allora, si intravede l'eremo, ma sta anche piovendo, quindi dobbiamo muoverci. E il percorso, diciamo che non è proprio quello super agevole. Ecco l'eremo, si vede proprio preciso gli ultimi passi e siamo arrivati. Diciamo, non è banale arrivarci, però guardate che spettacolo. Adesso dobbiamo capire come salire e entrarci. Allora, finalmente arrivati all'eremo. Non è per niente facile salire da qui fino a qui, infatti non siamo saliti tutti, qualcuno è rimasto giù anche perché non è che si capisce proprio bene qual è il percorso da seguire. Ora andiamo nell'eremo e infatti dopo dobbiamo capire. Vabbè, è fighissimo. Si può girare dal primo senza curare. Sì, perché sarà fresco. No, siamo all'interno proprio anche qua della cappella, c'è qualche croce e questa è la vista da qui.
per salire a questo livello c'è una scaletta, faccio vedere un po'. Pericolante. Questo qui sotto, infatti devo capire come scendere. E nulla, questo è l'eremo. Questa è la vista che si vede da qua. E veramente sembra con le scenografie viste nei film. Ora però sarà un problema capire come scendere. Allora stiamo subito ritornando dall'eremo, siamo stati solo in due. Perché purtroppo non è semplice, vi sconsiglio totalmente di salirci se non siete un minimo pratici, soprattutto la discesa, e poi perché sta cominciando a piovere e ci sono delle nuvole che non promettono niente di che, quindi cerchiamo di tornare indietro a Sarno velocemente. Siamo di ritorno a Sarno città, dopo più o meno 5 ore, quasi 13 km, e il percorso è abbastanza impegnativo, diciamo, tutta salita, cioè si fa tranquillamente tranne l'ultima parte per entrare nell'eremo, che è veramente complessa, infatti non tutti noi siamo entrati, quindi se volete fare questa cosa per andare all'eremo, attenzione, non è per tutti. Quindi finisce qui il giro. Grazie soprattutto a chi ha visto fin qui. Se volete vedere altri video simili soprattutto in zona vi invito a iscrivervi al canale. Grazie e al prossimo video.